Salve a tutti, benvenuti di nuovo sul canale MFJ Italia. Questa volta la location è diversa, mi trovo all'interno della mia autovettura perché parliamo di accessori radioamatoriali per radioamatori. Chi è radioamatore come me, ovviamente chi prima, chi dopo, ha sempre avuto la necessità di portare la radio in auto e quindi parlare da quella che viene chiamata la barra mobile, ok, dalla propria autovettura. Il problema principale, oltre all'installazione della radio, e quindi la migliore sistemazione per l'alloggiamento della radio, è anche l'antenna. Per quanto mi riguarda esistono diverse soluzioni per l'installazione dell'antenna. La prima è sicuramente la foratura a centrotetto, è sicuramente la sistemazione migliore, la soluzione migliore, però il problema è che bisogna appunto forare la carrozzeria. Quindi magari se avete una macchina che è nuova, ovviamente non vorrete forare la carrozzeria, anche se la macchina non dovesse essere nuova, comunque forare la carrozzeria significa incorrere anche nel rischio di infiltrazione di acqua piovana, quindi il lavoro deve essere fatto con criterio e va fatto bene. O magari avete una vettura come una Smart, cito la Smart per citare le auto che comunque hanno la carrozzeria in resina o in plastica, non potete ovviamente forare la plastica, così come se avete un tettuccio in vetro non potete forare appunto il vetro. La seconda soluzione è l'utilizzo della base magnetica. Anche lì la base magnetica, se avete, per quanto possano essere diciamo rivestite in gomma, le basi magnetiche possono graffiare a lungo andare la carrozzeria. Quindi magari la macchina è nuova, quindi vi piange il cuore diciamo graffiare la carrozzeria, oppure di nuovo avete delle macchine che comunque hanno il tetto trasparente, quindi in vetro, o ancora cito la Smart dove il magnete ovviamente non ha presa. La terza soluzione è l'attacco a gronda, quindi generalmente quelle che si attaccano sul baule posteriore dell'auto, però anche lì se la macchina è nuova può essere soggetta a graffi e quindi magari potete decidere di non metterla. Come viene in aiuto l'MFJ in questi casi? Con un piccolo accessorio che è veramente nulla di ingombrante. Mi metto gli occhiali perché altrimenti non vedo nulla. Allora, è questa è una clip. Questa è una clip a vetro, a finestrino. In questo caso il modello è con l'attacco BNC. Qui questa è la parte interna, questa è una molletta. Questa molletta possiede un gommino, ecco, per aderire al finestrino. Quindi si mette al finestrino, si chiude il finestrino, o quantomeno lo si accosta in maniera tale da chiuderlo il più possibile, ed fuori avremo l'antenna. Lo stesso attacco che troveremo qui lo troviamo anche dall'altro capo del connettore. La MFG ne ha prodotti di tre tipi, ora vi faccio vedere. C'è questo con il connettore S femmina, ok, eccolo qui, con questo tipo di connettore, e questo è il capo, va bene, e poi c'è anche il semplice connettore S per i portatili di nuova generazione. Eccolo qua. Ora io che cosa farò? Lo monterò sul finestrino, vi farò vedere com'è. È chiaro che manca il modello con il connettore PL, perché? Perché il connettore PL primo, diciamo, ha una resistenza meccanica all'aria, perché monteremmo delle antenne troppo grosse, ma non avrebbe senso, perché con il PL metteremmo o la base magnetica o la staffa a gronda, oppure per i più fortunati e più arditi la foratura della carrozzeria. Ora lo metto sul finestrino e vi faccio vedere come funziona. Questo è come è montato sul finestrino, ok, vedete la parte interna e questa è la parte esterna. Il finestrino si tira su tranquillamente, ok, si chiude, è perfettamente chiuso, e noi abbiamo l'antenna che viene montata fuori.
Cosa posso dire di più? Ovviamente può essere montato sul finestrino lato conducente, sul finestrino lato passeggero e anche sui finestrini posteriori, perché comunque avete diversi metri di cavo a disposizione che lo rendono appunto che una volta aperto il cavo vi permette di diciamo così, di sistemarlo sul finestrino che più vi è consono. Questo è quanto, un video molto breve, un accessorio piccolo ma che non si vede in giro, ragazzi, quindi per acquistarlo vi rimando sicuramente alla lista dei rivenditori autorizzati MFJ che lascio in descrizione, quindi sentitevi liberi di contattare il rivenditore più vicino a casa vostra. Dubito che sia in pronta consegna, perché queste sono delle cose che quantomeno si vedono negli Stati Uniti. Da noi non mi sembra di averlo mai visto in giro, però è un accessorio piccolo che si può mettere in tasca, si può lasciare in macchina, discreto, si può montare e rimontare n volte alla bisogna, anche quando si viaggia in macchina e si vuole raggiungere un punto di incontro degli amici o addirittura andare in fiera. Per il momento è quanto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale, vi lascio anche il link del canale Telegram per restare sempre informati, attivate la campanella e lasciatemi un thumbs up. Grazie, Italia Whisky 7 Eco Quebec. Ciao, alla prossima.